Quali sono le cause dell'ansia da separazione? Come fare a evitare che il nostro cane provi questo disturbo emozionale? Ma soprattutto, come facciamo a risolverlo? Oggi vediamo quali sono le cause dell'ansia da separazione Ciao dottorino, ciao! e vedremo con esercizi pratici come prevenirla o addirittura curarla. Parlando delle cause, la prima è il troppo attaccamento al proprietario o ai proprietari. Quando prendiamo un cane, la cosa più bella è condividere il nostro tempo con lui o con lei, concedere sempre al cane di essere coccolato quando viene da noi, senza abituarlo a quando magari il cane dovrà passare lunghi periodi, si parla anche di 1 ora, 2 ore da solo, che possono generare nel cane uno stato di ansia. Ansia causata proprio dalla vostra assenza, in quanto il cane, essendo abituato ad avervi sempre intorno, sempre per lui, non sarà in grado di gestire questa nuova situazione. E questo ci porta appunto alla seconda causa, che è la non abitudine, la disabitudine, se si dice così, allo stare da soli. Diciamo che prendo il mio cane che sono in ferie, è agosto, prendo il cane, ci passo 1, 2, 3 settimane, un mese insieme. Quando poi a settembre ritornerò a lavorare, non potrò lasciare il mio cane da solo tutto il giorno, è chiaro? Altro errore importantissimo è quando voi uscite, magari il cane è tranquillissimo a casa, non manifesta ansia di nessun genere, ma voi rientrate e Ciao dottorino, feste su feste su feste. Questa cosa qui genera proprio ansia da separazione, perché il vostro cane sta lì in attesa che voi arriviate, e quando voi non arrivate questa cosa qui lo manda fuori di testa. Poi vi fa i danni, fa casino, voi tornate a casa, lo sgridate, lo rimproverate, provate a fare cose sul cane, zitto, no, basta, ma guarda che torno, guarda che arrivo subito. Tutte queste cose qua non fanno altro che aumentare le chance che il vostro cane sviluppi questo disturbo, quindi non fatelo assolutamente. Va detto che anche il tipo di relazione, il rapporto che c'è tra il cane e il suo proprietario è determinante. Questo riguarda tutti i disturbi del comportamento. Un cane che ha un rapporto ottimale con noi sarà un cane che si comporterà di conseguenza in maniera ottimale. Dall'altro lato, un cane che ha un rapporto sbagliato col proprietario, quindi non ci sono regole, non c'è esercizio, il cane viene sempre viziato e stracoccolato, sarà un cane che svilupperà delle insicurezze. Qui volevo aprire una parentesi, perché spesso si dice il cane non deve salire sul divano, non deve salire sul letto per la leadership, perché è il posto del capo e questo e quello. Diciamo che tutte queste concessioni principalmente sono cose che generano insicurezze. Queste insicurezze si traducono con disturbi del comportamento. Ecco perché è importante che seguiate le regole della leadership, perché non è un discorso di comandare, voler prevalere e imporsi, è proprio un discorso di salute mentale del cane. Come facciamo a prevenire quindi che il nostro cane sviluppi questa ansia da separazione? Prima cosa, non coccolatelo 24 ore su 24. Il contatto fisico va dosato col contagocce e non bisogna cedere alle continue richieste di attenzione del cane. Bisogna abituarlo a stare da solo, quindi quando voi entrate in una stanza o andate in bagno, chiudetevi la porta per qualche secondo prima di riaprirla per abituare il cane a stare da solo. Insegnategli a passare pochi minuti dentro al kennel, mentre voi passate l'aspirapolvere, fate quello che volete, lo lasciate dentro con un giochino, con il Kong, qualcosa che lo tenga impegnato e che gli faccia associare a un momento piacevole quella reclusione momentanea. E soprattutto ogni tanto uscite di casa, chiudete la porta e contate fino a 10 prima di rientrare, aumentando sempre di più il tempo. In questo modo il cane si abituerà gradualmente a stare da solo senza dare fuori di matto, perché ragazzi, quando il cane mostra ansia poi diventa distruttività, poi diventa che abbaia per ore fino al vostro ritorno. È molto importante che quando voi fate questo esercizio voi usciate di casa,
chiudiate la porta, contiate un attimo, prima che il cane inizi a pigolare o a abbaiare rientrate. Man mano si va avanti con questo esercizio, più aumenterò il tempo. Se il cane inizierà ad abbaiare, io dovrò aspettare a rientrare fino a che il cane non si tranquillizza. Non si tranquillizza significa che non è che se smette di abbaiare entro, perché il suo stato mentale magari è ancora quello di ansia. Ansia da separazione. Ansia da vedo il cane che corre, voglio il suo gioco. Quando gestiamo le emozioni dobbiamo dare tanto tempo al cane per abituarsi alla situazione e dobbiamo avere un approccio graduale. Se il mio cane sta sempre con me, è abituato a stare sempre con me, e poi io devo iniziare a uscire, fare la spesa e non l'ho mai abituato in 1 mese, 2 mesi a stare da solo e c'è sempre stato qualcuno con lui, quel cane mostrerà un botto di ansia perché non sarà abituato a quella situazione, a gestire quelle emozioni, perché stiamo parlando di un disturbo emotivo, un disturbo emozionale che poi si esprime col comportamento. Distruttività, voi andate in bagno, chiudete la porta, il cane inizia a grattarla, ad abbaiare, a frignare. In questi casi appunto voi dovete sfruttare l'occasione per aspettare che l'ansia vada via. Quando sentite che il cane è tranquillo riuscite dal bagno, significa che potreste stare in bagno anche 20 minuti. Dobbiamo gestire il rinforzo. Qual è il rinforzo in questa situazione? Il cane ha ansia da separazione. Significa che vuole tornare da noi o vuole che noi torniamo da lui. Quale sarebbe il rinforzo che quindi fisserebbe questo comportamento fino a farlo degenerare a livello patologico? Sarebbe il fatto di ottenere che frignando, abbaiando, saltando, eccetera, eccetera, io torno da lui. Quindi se vado in bagno, mi chiudo, il cane inizia a frignare, io dovrò stare lì anche 20-40 minuti fino a che il cane non si calma. E non c'è niente che possiamo fare noi per calmare il cane. Dobbiamo solo avere la pazienza che il cane a un certo punto dica: vabbè, non serve a niente questo comportamento, perché non ottengo il rinforzo, non ottengo quello che voglio, il mio proprietario non torna se abbaio, frigno e mi agito e ho l'ansia. Mi metto tranquillo nella cuccia o nel kennel, che è un luogo sicuro, è un rifugio per il cane che gli dà sicurezza in queste situazioni, e aspetto, mi tranquillizzo, perché non c'è niente che io possa fare. 30, 40, 50 minuti, 1 ora e mezza? Dipende da quanto è patologico il soggetto. Tutti i cani manifestano ansia da separazione le prime volte che gli chiudiamo una porta o che usciamo di casa. Noi dobbiamo stare attenti a non dargli il rinforzo, dobbiamo stare attenti a darglielo quando il cane è tranquillo. Il cane smette di abbaiare, smette di frignare, di saltare, di grattare la porta, ritorno. Se il cane vi segue per casa, chiudetevi le porte dietro, e se inizia a frignare non apritegliele assolutamente. Non perché siamo cattivi, ma perché se no rinforziamo quella cosa che tutti i cani fanno, che è un po' di ansietta da separazione, che tutti i cani hanno. D'accordo? Il fatto è che se poi tu fai gli errori, gli apri la porta, vai lì, lo prendi in braccio, provi a coccolarlo, renderai patologica questa cosa, quindi saremo noi la causa di questo disturbo del comportamento, questo disturbo emotivo. È molto importante che voi facciate questi esercizi, che lo abituiate a voi che uscite, voi che rientrate, proprio per la salute mentale del cane. Evitate di stare troppo appiccicati, di continuamente tenerlo in braccio e stracoccolarlo. E adesso parlo proprio a quelli che questo problema lo vogliono risolvere. Per chi volesse risolvere questo problema, cioè se tu ce l'hai già questo problema, dovrai fare quello che ho appena spiegato, quello che ho appena mostrato, ma dovrai avere tantissima pazienza, perché il cane avrà un'abitudine, le sue connessioni neuronali hanno già fatto quel collegamento e quindi il cane è convinto di una cosa. Noi dobbiamo plasmare il suo pensiero e fargli fare delle connessioni neuronali nuove che si andranno poi a sostituire con quelle vecchie inutili. Chiaro? Sono cose che spesso si sottovalutano, il tempo passa in fretta e quindi uno non ci pensa, ma dal giorno 1 in cui voi prendete il cane dovrete mettere nei conti che queste cose vanno fatte. Nel caso il vostro cane abbia già questo problema, dovrete lavorarci tantissime ore al giorno, perché se voi mollate il colpo e ci lavorate una volta ogni tanto, quando c'è il weekend libero, una volta al mese, come quando fai l'iscrizione in palestra e poi non vai, non serve a niente. D'accordo?